burro di Bresse. Deve essere bello brodoso. Questi tagliarini quante uova hanno? Più di 40 tuorli, più o meno a porzione sono dai 5 agli 8 grammi. Signori, bentornati a Torino, la città più bella che c'è. Dopo la donna. Come sapete, io e Giano siamo nati e cresciuti a Torino, solo che di contenuti su questa città ne abbiamo portati un po' pochini, quindi quale migliore occasione di fare un video sui piatti che assolutamente dovete provare se venite qui. Bene ragazzi, non perdiamo tempo. Prima tappa Scannabue in San Salvario, un posto che se sei torinese non ha bisogno di molte presentazioni. Piatto iconico numero 1, il vitello tonnato. Questo è il nostro vitello tonnato che noi abbiamo in carta dal 2008. Il taglio che taglio è? Il magatello si usa per fare il tonnato di vitello. Questo viene cotto sotto vuoto tutta la notte a una temperatura di più o meno 50 gradi, un po' di più. Questa è la nostra salsa che noi mettiamo direttamente. Io questa me la sparerei in bocca direttamente dalla sacca Sì, fuori. direi. A differenza della salsa tonnata tradizionale, le uova sono contenute solo nella maionese. Noi non usiamo uova sode, quindi c'è acciuga, cappero, tonno e maionese. E sopra fiore del cappero e un giro d'olio sempre extravergine per non far asciugare il tutto, diciamo. Questo ragazzi è un classicone. A Natale tutti gli anni mia mamma lo cucinava. Che lo faceva così bello? No mamma, non era così bello, ma ti voglio bene lo stesso. Tra l'altro questo piatto è un piatto assolutamente tipico piemontese, anche se le sue origini se le contendono l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia. Quindi ragazzi, lo so che è un piatto discusso, ma per me è piemontese. È buonissimo. Giano mi ha cazziato dicendo che ho preso poca salsa, che obiettivamente è la parte più golosa di tutto il piatto. Così vi fa salivare di più? Che piatto pazzesco ragazzi, io mangerei solo vitello tonnato tutta la vita. Tra l'altro potrebbe sembrare un piatto facile, ma non lo è, perché pochi ingredienti vuol dire che l'errore è dietro l'angolo e si nota subito, e quei pochi ingredienti che ci sono devono essere di qualità. Ora ragazzi parliamo del tonno di coniglio, che di tonno ha solo il nome. Viene utilizzato il coniglio, che per definizione era una carne povera disponibile, bollito e conservato come se fosse del tonno in una burnia, perché in Piemonte si chiamano burnie. Era il piatto povero dei contadini d'estate. Solitamente viene accompagnato da un'insalatina. La gente pensa tonno di coniglio sarà tonno. Esatto, no, viene cotto come il tonno, cioè bollito, Ok. e poi messo sott'olio come il tonno sott'olio. In Piemonte abbiamo il coniglio di Carmagnola, grigio di Carmagnola, e quindi veniva utilizzato così. Per dar sapore all'interno c'è sedano, delle verdure tipiche del Piemonte e l'aglio anche. Questa invece è l'insalatina, che è una misticanza, olive tagiasche, Sì. sedano della mandorla e del pomodorino confit. E al centro troviamo la robiola. Voi dovete pescare il vostro coniglietto, ben intinto nel suo olietto, e metterlo sulla vostra insalata. Un pezzettino di robiola, un pezzettino di coniglio, un pezzettino di insalatina, un pezzettino di pomodoro e costruite il vostro boccone perfetto. Come sempre sono stato attirato dal fascino della cucina. Ora vanno in scena gli agnolotti del Plin ai 3 arrosti. Come sono conditi? Con un botto di burro, ragazzi. Guardate che cremina deliziosa. Sì, li mangio col cucchiaio perché così riesco a raccogliere anche un po' della deliziosa cremina. Li trovate anche conditi con il sugo d'arrosto. Divini. Cosa vuol dire ravioli del Plin? Vuol dire ravioli che hanno avuto un pizzicotto. No vabbè, ma sei velocissimo veramente. No vabbè. Così sembra che poi l'ho velocizzato. Cioè questo è da Guinness World Record. Tra l'altro ci abbiamo fatto anche un reel dedicato sul nostro canale Instagram. La chiusura forma una specie di tasca in cui si insinua il sugo. Abbiamo fatto divertire Franci con gli agnolotti del Plin e vorrà dire che mi toccano i taglieri col tartufo, che sono stati cotti nella stessa acqua con lo stesso minutaggio. Burro di Bresse. Ciccano il primo.
Niente salvia perché abbiamo un burro già abbastanza aromatico. Deve essere bello brodoso. Aggiungo ancora una nocetta. Ma il vero segreto mi rendo conto che è un po' l'acqua. Sempre l'acqua. Questi tagliarini quante uova hanno? Più di 40 tuorli. Noi non usiamo albume in nessuna nostra pasta fresca. E più o meno a porzione sono dai 5 agli 8 grammi. Innanzitutto ragazzi, che cosa sono i tagliarin? Per chi non fosse piemontese, sono dei tagliolini fini fini, fatti esclusivamente con farina e tuorlo d'uovo. E la morte loro è questo condimento, quindi burro, l'ho già detto burro, e tartufo bianco d'Alba. Se venite in questo periodo dell'anno, quindi novembre-dicembre, ordinateli così. Raga, questa cremina è clamorosa. Senza nulla togliere a Milano, ma credo che dobbiamo tornare un po' più spesso a Torino, Franci. Ragazzi, ma sto sughetto. Questi non hanno il tartufo, ma hanno di interessante il ripieno di carne, sapidino, che va a contrastarsi bene con la grassezza del burro e della cremina che si forma sul fondo. Quali sono i 3 arrosti del Plinz? Manzo, maiale, il coniglio che è quello che differenzia tutto. Poi ognuno lo fa A modo suo. Diciamola tutta, io questo piatto non volevo prenderlo, ma semplicemente perché dopo i 2 antipasti e i 2 primi, secondo me eravamo già belli carichi, ma poi capite che come faccio a non prenderlo? Questa è la nostra regina per scanna. Guancia di bovino brasata. Praticamente cosa si fa? Si prende il pezzo di carne, si mette a bagno nel vino con tutte le verdure e gli aromi per una notte. Con quello stesso vino si va a cuocere la carne. Invece l'arrosto io cicatrizzo normalmente e poi bagno col vino direttamente. Qua al ristorante la andiamo a cuocere a pressione, quindi noi in un'ora e mezza, 2 abbiamo questa guancia pronta e andremo semplicemente a ridurre la salsa e viene proprio solo vino, verdure, aromi, viene proprio una demi-glace. Questa densità che vedi è data dal collagene presente nella guancia, perché la guancia, oltre ad essere molto muscolosa, perché è un muscolo che è sempre in movimento, ha delle parti diciamo gelatinose che sono deliziose quando vanno stracotte. Nel frattempo arrivano altre cose non per noi, di cui magari vi parleremo un'altra volta. Il nostro purè di patate che per comodità noi lo mettiamo in sac à poche, molto fermo. Questo è proprio classicissimo. Un po' di noce moscata, burro, latte, patate di montagna. Un posto dove fanno tutto con la sac à poche è il posto della mia vita. Adagiamo sopra la guanciotta. Meraviglia. Come se fosse un lettuccio con le copertine e a glassare sopra. E voilà, la guancia di scanna. Scusate, faccio finta di usare delle posate che non servono in realtà. La rovino, ma giusto per farvi vedere come si apre super facilmente. Quanto abbiamo fatto bene a prenderla. Sapete di volerla se venite qua. Il resto invece no. Ovviamente non è un video sui vini, ma se siete amanti del vino, 2 dita di barbaresco con questo piatto, best friend forever. Se pensate di essere sazi, ordinate questa e andate avanti come dei pesci rossi. Dolce tipico piemontese, il bunette. Non è un budino, è un dolce con tutta la sua filosofia. A questo giro vi ho portato anche il pasticcere, così Ok. non sembra che ci sono solo io. Allora, questo qua è il bunette, il dolce classico piemontese. Utilizziamo le uova, lo zucchero, gli amaretti, che in questo caso facciamo noi, latte, e viene cotto poi a bagnomaria all'interno di una teglia con dell'acqua. E poi noi al fondo del pirottino ci mettiamo il caramello, che così viene quell'effetto sciroppo alla fine. Si chiama bunette perché veniva cotto in uno stampo grosso, circolare, che ricordava un cappello. Perché bunette vuol dire berretto. Ricorda il budino, ma non è un budino. E ci spiegava lo chef che il bunette di regola deve avere queste 3 consistenze. Inquadra Franci. In basso uno strato un po' più solido, la base, tutto lo strato centrale più morbido e alla fine una crema in superficie. E ottenete questa magia solo se lo si fa riposare. E siccome tra un passo e l'altro lo so che venite a visitare la Mole, beccatevi sto consiglio pazzesco. Il problema di fotografare la mole è che non sapete dove mettervi. Perché succede che via Montebello è molto stretta e si mettono tutti a fare la foto da lì. Ma se siete torinesi, ma torinesi doc, conoscete questo segreto. Girate l'angolo, girate anche il secondo angolo e al fondo di questa viuzza trovate un fantastico cortiletto dove non c'è nessuno. E come per magia vi si apre questo scenario. Vuoi mettere questa inquadratura? Con questa inquadratura?
e a quel punto siete qui da soli, insieme a un po' di macchine, e vi fate tutte le foto che vi pare. E ne avrete fatte talmente tante che vi sarà tornata fame. Altro posto del cuore di Giano e Franci, ristorante Consorzio. 2 parole veloci su questo locale, ragazzi, che è veramente bellissimo. Quella che vedete per esempio è la sezione di un formaggio di un artista che si chiama Nicolas Bollard, fatto con diversi strati di stoffa. Il pavimento in pietra, i bicchieri ricavati dai fondi delle bottiglie, o un Obama che beve l'americano. Non mi ricordo se abbiamo già parlato di uovo poché col tartufo. Parliamone. La morte sua, se avete voglia di tartufo, è uovo poché, tajarin, battuta di fassona. A questo giro un bell'uovo poché coloso è quello che ci vuole. Momento clou che se lo sbaglio Franci mi fa ordinare un altro uovo. Direi che non l'ho sbagliato. Voi date una svrangatina in mezzo a questo tuorlo e impazzite. Poi prendete questa focaccina. Questa è una scarpettina regale, raga. Nel tartufo, nel tuorlo con la focaccia. E non è che se lo deve mangiare tutto Giano, eh? Piemonte uguale battuta di carne. In questo posto qua vi fanno una versione un pochettino più ricercata e gourmet, dividendo il piatto in 3 diversi bocconi. Una battuta classica, questa è una parte ancora da battere, lasciata nel limone alla piemontese e poi impanata in pane fritto e aromi. E quella è una salsiccia di verduno. Se la carne è buona, questo è un piatto pazzesco, ragazzi, sempre. L'impanatura croccante intorno gli dà un sacco di gusto, con le erbette, buonissimo. Questo è il piatto forse più semplice della tradizione piemontese e nella sua semplicità lo adoro. Quella panata è sempre cruda, ragazzi, però è delicatissima e ti dà quella croccantezza sotto i denti, più una nota acida e speziata. Davvero molto buona. Tajarin al tartufo, non abbiamo resistito. Vogliamo andarli a provare ovunque nella città. L'agnolotto gobbo, l'agnolotto astigiano, che prevede il ripieno di coniglio, vitello e maiale, riso, scarola. Questo è il tagliarin che vuole assolutamente un attimo. Questa è una scelta mia del tagliarin di farlo cremoso. Il tagliarin te lo servo tutti asciutto. Nuova versione dei tajarin al tartufo. La chef Valentina questo giro ci ha spiegato che lei cerca di tenere un pochettino più liquido il condimento con il burro, di modo tale che mantengano la temperatura, quindi siano sempre belli caldi e non diventino un enorme mappazzone. Questo piatto, ragazzi, è poesia, sempre. Poi se ci metti il tartufo, sono assolutamente perfetti, cotti al dente. Ma soprattutto me ne devi lasciare metà, ti vorrei ricordare. Parliamo un po' di agnolotti. Anche loro ripieni di carne e anche loro conditi con una considerevole quantità di burro. Tra l'altro anche qua la chef Valentina ci ha messo la sua personale firma, perché come vedete c'è una spolverata finale di noce moscata che gli dà un leggero sentore speziato e che ci sta, a mio avviso, davvero molto bene. Come fai a saperlo che non li hai ancora assaggiati? È perché li ho già mangiati ieri. Che qua dicono poi che è tutto fake. Mangiati ieri, oggi, torniamo anche domani. Tra questi due primi fate sinceramente fatica a scegliere. Qui abbiamo deciso di mandare giù il tutto con un paio di dita di Barolo. Sono i nostri ravioli di finanziera. Ogni raviolo è ripieno da una parte diversa di interiora. Quindi c'è la cervella, il filone, l'animella. Ogni raviolo che io assaggio avrà un gusto diverso. Sì, il condimento è la finanziera, che da Consorzio diventa un condimento della pasta. Finanziera, ragazzi. Questa è la cresta di gallo. Questa è una delle parti più golose che esistano. Lanciatevi, ragazzi, provatelo. Vado subito di cresta di gallo e bottone di pasta. In questo posto ci avete visto ordinare dei piatti molto classici, ma sappiate che nel menù ci sono anche piatti che rielaborano la tradizione in maniera super creativa. E chiudiamo con la panna cotta, con trittico di salse, riduzione di Barolo chinato, torrone e chinotto. Già si vede da quanto si muove. Dovete capire che una panna cotta buona è difficilissima da trovare, perché non ci deve essere dentro troppa colla, perché altrimenti sembra di masticare un pezzo di plastica, e la panna deve essere buonissima e non deve essere stradolce, e questa è perfetta. Allora io mi porto via la riduzione di chinato. Posso portarmi via anche il torrone? Mi porto via anche il torrone. Parlando di tipicità piemontesi, vi portiamo a fare la merenda sinoira.
al caffè dell'orologio. Che cos'è la merenda sinoira, ragazzi? Una sorta di apericena che si sono inventati i piemontesi, super geniale, per cui è una serie di piattini freddi, salumi, formaggi, qualche cosa di cucinato che ora gli facciamo vedere e che si dovrebbe mangiare a merenda, ma poi alla fine uno si mette a tavola e finisce a fare cena. Se siete amanti del buon vino, qui hanno anche parecchie bottiglie in mescita. Tutte piemontesi. Qui abbiamo mezzo calice di uva rara e a fianco assaggiamo una vespolina. Questo è un brachetto vinificato secco e qui c'è una denominazione che si chiama Ramie e sono tutti vitigni autoctoni. Sì, lo sappiamo ragazzi, per i vini servirebbe un video a parte. Che bomba questo qua. Tra l'altro, per chiudere la parentesi sui vini, vi aggiungo che qui avete l'opzione mezzo calice, quindi essendoci tanti vini in mescita potete tranquillamente assaggiare la qualunque. I vini li abbiamo messi in vetrina. Qua a sinistra abbiamo i piatti e adesso Franci uno per uno li mette a centro tavola. Abbiamo nell'ordine battuta di carne cruda, il capunet, che a breve vi spieghiamo di cosa si tratta. Ovviamente non può mancare vitello tonnato e la lingua col bagnetto rosso, raga. Quanto spacca il Piemonte a tavola, ragazzi. È ufficiale, io e Giano siamo fidanzati e quindi condividiamo i piatti. Credo forse anche qualcosa di più di fidanzati, ma niente di serio, raga. Meno male che è già tutto freddo, ragazzi. Se no qua con la scusa della copertina mangiamo domani mattina. Si parte sempre dal vitello tonnato. Chi l'ha detto? Lo dico io perché ho particolarmente voglia di assaggiare questo vitello tonnato. Qua abbiamo il vitello tonnato che noi facciamo con il girello di vitello, quindi la parte della coscia, la parte più magra della carne, che viene prima di tutto rosolata e poi chiudiamo con un stacchetto sottovuoto e cuociamo a bassa temperatura. La salsa invece è fatta, partiamo da una base di maionese fatta da noi, un trito di acciughe, capperi e tonno. Vitello tonnato, invenzione del secolo. Sì. Il richiamo del vitello tonnato, ragazzi, è sempre quel piatto piemontese che io non posso non ordinare. Penso di poter dire, senza grossi dubbi, che parliamo del piatto più goloso di tutti i piatti piemontesi. La butto lì, sfogatevi nei commenti, amici piemontesi. Poi questo mi piace perché si sfragna anche, capito? Capunet, tipico involtino piemontese di verza ripieno di carne, di maiale e di manzo. È proprio la cosa che ti cucinano le nonne quando vai a trovarle. Tutti ora si aspettano questa battuta. Oggi qui serviamo la lingua. Vi piace la lingua, ragazzi? È bello che non ci siamo neanche messi d'accordo, Cioè, Francia ha detto la frase che avete sentito e io automaticamente dietro. Sì, l'ho già fatta 1000 volte. Sì, faccio sempre le stesse battute. Sì, mi dovrete sopportare anche nei prossimi video. Questa è la nostra lingua, anche questa viene cotta a bassa temperatura e poi facciamo un battuto di verdure con peperoni e pomodoro ed è il nostro bagnetto rosso. La lingua di bovino, ovviamente, ragazzi, tagliata molto sottile, mentre il bagnetto, questo qua è a pezzetti, mi piace molto, ed è un bagnetto di verdure, peperone e qualcos'altro. Per darvi un'idea, perché la lingua ha una consistenza e una delicatezza molto molto simile a quella del vitello tonnato, pur essendo un taglio di carne diverso. Però la sensazione è quella. Il bagnetto è buono perché è acidino, salato, si sente molto il peperone ed è molto piacevole in accompagnamento con la carne. Allora, sono molto contenta dei piatti che vi sto facendo vedere in questo video perché sanno proprio di casa, sanno di nonna, sanno della nostra tradizione, sono semplici, non sono fighetti, super soddisfatta. E poi non ci dite che vi mandiamo solo nei posti fighetti che costano un sacco, Carne cruda, battuta al coltello, tant'è che riconoscete ancora i pezzettoni di carne, olio, sale, limone, un vago sentore di aglio che io personalmente trovo delizioso, niente cose strane. Alla fine, se avete un taglio di carne spaziale, parla da solo. Vi abbiamo parlato di merenda sinoira perché è ciò che avviene in questo posto, ma siccome ci siamo venuti a pranzo vi si aprono un sacco di altre possibilità. Ad esempio noi abbiamo preso anche il brasato. In pratica pomeriggio e sera avete il menù della merenda sinoira, a pranzo avete quel menù più qualche altro piatto. Sono un po' lontanino, mi devo tuffare sul brasato, non posso neanche girarlo, no, è una prova di abilità a 40 cm senza girare il piatto. Bello raga, bello! No, non è un fermo immagine.
Raga, è incredibile, cioè è pazzesco veramente. La carne. La purea com'è la purea? Adesso arriva la purea, fammi prima parlare del brasato. Meno male che l'abbiamo preso, la carne si scioglie in bocca, purea in purezza. Buona anche la purea. Ragazzi, questo brasato Ti brasa. ti brasa, brava. Allora, ha un gusto molto vero. Mia nonna l'avrebbe cucinato così. Mi piace perché ogni volta che devi parlare di un piatto casalingo fatto bene citi sempre tua nonna e mai tua mamma. E non aggiungo altro. Ciao mamma. Tipico, sicuramente piemontese, forse anche di altre regioni, e la pera al vino rosso. Oh ragazzi, anche questa era una cosa... Che faceva la mia nonna? No, questa la faceva la mia mamma. Oh, il gol della bandiera. Super semplice, basta far cuocere le pere nel vino con acqua e zucchero e difficilmente le canni. Ecco perché lo faceva tua mamma. Buone ragazzi. Il richiamo della panna cotta. Io alla panna cotta non so proprio dire di no. Bella setosa, persistente anche. Oh, scusate, la sto finendo. Tu finisci le pere, no? C'è Edward Mani di Forbice a Torino, ragazzi. In realtà qui al Museo della Mole c'è la mostra di Tim Burton, alla quale Franci non mi vuole portare. Io avrei voluto chiudere da lì. No, ci vogliono 3 ore per vederla tutta. Ci vuole 1 ora e mezza. Potete venire a visitarla fino a metà aprile. E sembra bellissima. Sì. Torneremo. Sembra, perché noi purtroppo non andremo a vederla, quindi fateci sapere cosa ci siamo persi. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se volete sapere i prezzi dei posti dove abbiamo mangiato, qui avete gli scontrini. Per il resto, mi raccomando, fate like, condividete. Ci vediamo al prossimo video.